Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video podcast di Vaporetto Italiano, il video podcast che ti aiuta a migliorare il tuo italiano episodio dopo episodio. Ciao a tutti! Abbiamo pensato a un episodio diverso. Vogliamo sperimentare qualcosa di più ludico e anche linguistico, perché parleremo di lingua italiana ma in modo divertente, Esatto. no? In realtà ci metteremo alla prova a vicenda. Io e Giulia. L'argomento di questo episodio sono le espressioni idiomatiche o modi di dire, che sono espressioni importantissime in italiano ma in tutte le lingue, perché sono espressioni che sono usate nella lingua di tutti i giorni, ma il loro significato è un significato figurato o comunque non ricavabile dalle singole parole che le compongono. Ma si tratta di espressioni usatissime che ti aiuteranno a parlare italiano in modo sempre più avanzato e naturale. Prima di iniziare ti ricordo che anche per questo episodio abbiamo preparato una trascrizione per te, la trascrizione della nostra conversazione con il lessico più importante spiegato e usato in contesto. Ma non solo, perché riceverai anche un altro regalo se ti iscrivi. Il nostro mini dizionario delle espressioni idiomatiche, che abbiamo chiamato modi di dire italiani, quando le parole raccontano storie. Potrai ricevere la trascrizione con il lessico e il nostro mini dizionario gratuitamente cliccando sul link che trovi nella descrizione qui sotto. E se ti piace quello che facciamo, non dimenticarti di iscriverti al canale YouTube se ci stai guardando su YouTube o cliccare su Segui se ci guardi su una piattaforma podcast come Spotify. Ma iniziamo. Come funzionerà l'episodio di oggi? Io ho scelto 3 espressioni idiomatiche. Anch'io. E tu hai scelto 3 espressioni idiomatiche. Ci interrogheremo a vicenda. L'idea è vedere se l'altro conosce l'origine delle espressioni idiomatiche che abbiamo scelto. Perché usiamo tantissime espressioni idiomatiche, ma quasi mai conosciamo l'origine, cioè il perché viene utilizzata questa espressione idiomatica, da dove deriva. Esatto. Perché molto spesso le espressioni idiomatiche hanno radici nella storia. Esatto. O nella cultura, magari in una tradizione particolare, in un evento storico, in un'usanza che c'era nel passato, e da lì si è sviluppata questa espressione. E quindi è interessante conoscerne l'origine, ma insieme vedremo anche il significato. Esatto, certo. Delle espressioni di cui parleremo con alcuni esempi. Allora, chi comincia? Dai, inizia tu. Inizio io? Allora, la prima espressione idiomatica che ho scelto è tagliare la corda. Ok. Che significa, lo diciamo subito? Scappare velocemente? Esatto. Andare via? Tagliare la corda significa scappare, andarsene in fretta, velocemente. Quindi molto spesso in condizioni in cui è necessario, appunto, liberare il campo in fretta perché c'è qualcuno che ci insegue, che non deve vederci o sta succedendo qualcosa. Perché è nata questa espressione, tagliare la corda? Da cosa potrebbe derivare? Non abbiamo detto che ognuno di noi non sa quali sono le espressioni che ha scelto l'altro. Quindi... Esatto, e non conosce, non conosce l'origine, naturalmente. Non è scontato conoscere Esatto. l'origine di un'espressione idiomatica, perché veramente può essere qualcosa nato nei secoli. Allora, secondo me deriva da un antico gioco che magari facevano forse i romani. Tanto controllo il telefono perché ho scritto qua la risposta. Non so, magari era come una sorta di tiro alla fune, ma con chi vinceva poi doveva correre via per dimostrarsi il vincitore. Cioè per festeggiare scappava? Sì, tipo. Quindi secondo te era un gioco, quindi un'attività ludica, un gioco? Sì, era un gioco, ma il vincitore era quello che scappava più velocemente con la corda. Non sta molto in piedi. Non sta molto in piedi la tua spiegazione, però tagliare la corda è un'espressione che deriva dal gergo
marinaresco. Ah! Quindi in caso di emergenza Ah! si tagliava la corda che Teneva... legava la barca al molo Ah, ok. e quindi bello! così la barca poteva andare, o semplicemente deriva dall'azione di levare l'ancora. Ah, ok. L'ancora è quell'oggetto in metallo che dalla barca si lancia in modo da tenere la barca ferma al fondale, e quindi levare l'ancora significa togliere l'ancora per permettere alla barca di muoversi. Però tagliare la corda appunto deriva da questa necessità di uscire dal porto in caso La di mia idea è emergenza. totalmente sbagliata. Facciamo degli esempi. Ok. Per esempio, quando è suonato l'allarme, i ladri hanno tagliato la corda. Esatto, Possiamo sì. dirla così, no? Sì. Sono scappati in fretta. Oppure, quando è entrata un'ape in casa, Hope, il nostro cane, Ha tagliato la corda. storia Lei è vera. terrorizzata dalle api. Quindi il cane ha tagliato la corda, è scappato perché ha visto l'ape. In italiano esiste anche un'espressione corrispondente che è darsela a gambe. Quindi il cane se l'è data a gambe. Non ho controllato l'origine di questa. Vedremo. Magari per un'altra momento. Seconda espressione. Ah, fai tutte tu o facciamo una testa? Fai tu. Ok. Allora, io ho scelto far venire il latte alle ginocchia. Diciamo prima che cosa significa. Quando ti viene il latte alle ginocchia è proprio quando sei in una situazione, sei annoiato. Esatto. O fastidio anche. Entrambi. Qualcosa che ti dà fastidio, sei annoiato, entrambe le cose. Quindi se dico mi sta venendo il latte alle ginocchia, significa mi sto annoiando, Esatto. Oppure qualcosa mi fa venire il latte alle ginocchia, significa che è qualcosa di molto noioso. Esatto. Oppure quando Paolino parla mi viene il latte alle ginocchia. Quindi, secondo te qual è l'origine di questa? Aspetta, com'è l'espressione? Far venire il latte alle ginocchia. Poi a volte noi diciamo anche avere il latte alle ginocchia, però l'espressione in realtà è far venire il latte perché alle qualcuno ginocchia. o qualcosa fa venire il latte alle perché ginocchia. è qualcosa che mi dà fastidio o che mi annoia. Allora, per me ha delle radici mediche. Ah. No? L'acido lattico forse? No? No. Non ha, no, sei lontanissimo. Non c'entra la medicina? No. Far venire il latte alle ginocchia. Quindi se una persona... Io avrei detto che c'è una spiegazione scientifica o medica per cui se sei infastidito, sei nervoso, no, si produce dell'acido lattico. No, dai, se c'è qualche medico all'ascolto. Non lo so, come quando fai molta attività fisica, non lo so. Ma quando fai attività fisica non ti annoi? Io sì. Ok. No, l'origine è totalmente diversa. Ha a che fare con la mungitura. Ah, delle mucche? Sì, perché naturalmente una volta, prima che ci fossero tutte le attrezzature che utilizzano oggi per mungere le mucche, la mungitura veniva fatta a mano e naturalmente era una procedura lunga. Quindi la persona che mungeva doveva sedersi con il secchio fra le gambe e la mungitura andava avanti finché il secchio non era pieno. Quindi il latte arrivava alle ginocchia, perché questi secchi arrivavano all'altezza delle ginocchia, e quindi la mungitura era una procedura che richiedeva molto tempo e poteva anche essere noiosa. E quindi da lì l'origine di questa espressione. Quindi io mi immagino il signore seduto sullo sgabello che munge le Esatto. mucche e quando il secchio è pieno, esatto. Però intanto si annoiava. Certo, perché comunque ci vuole tempo, no? È una procedura che richiede tempo e pazienza, quindi questa è l'origine. E c'è qualcosa che ti fa venire il latte alle ginocchia? La pubblicità, per esempio, la pubblicità in TV, oppure rimanere in coda in macchina.
Anche se mi capita molto poco, perché la macchina la uso poco. Quindi possiamo dire rimanere in coda in macchina o il traffico mi fa venire il latte alle ginocchia, mi annoia. Esatto. Seconda espressione, io ho scelto gettare la spugna, Gettare la spugna. che significa Arrendersi. arrendersi, abbandonare un progetto o un'intenzione dopo tanti tentativi, basta, getto la spugna, abbandono il mio progetto, la mia intenzione. Questa avrei detto che deriva dal linguaggio marinaresco. Perché? Sì. Forse perché Spugna è uno dei personaggi di Capitano Uncino. Esatto. Come si chiama quel cartone? Pinocchio. No, Peter Pan. Peter Pan, esatto. Quindi Spugna era il fedele compagno di Uncino. Spugna! Esatto. Quindi perché? Cosa c'entra? Non so, magari marinai... No, non saprei, non ne ho idea. I marinai? Prova. I marinai quando erano magari stanchi e volevano... Come si dice quando i marinai non vogliono più rimanere sulla barca? Fanno un... Non conosco. Un ammutinamento? Un ammutinamento? Sì, quando si rifiutano di seguire le regole del capitano, quindi fanno un ammutinamento, magari come segnale gettano la spugna perché vogliono abbandonare, come segnale appunto di voler abbandonare la nave. Ma quindi una spugna... Una spugna vera, immagino, pulissero le barche in qualche modo. Ah, quindi secondo te sono i marinai che quando decidono di dire basta, Esatto. gettano una spugna in mare. E questo è il segnale per dare il via all'ammutinamento. Vediamo quanto ci sei andata vicina. Sto leggendo. L'espressione gettare la spugna ha le sue radici nel mondo della box. Ah, perfetto! Durante un incontro, il lancio della spugna o dell'asciugamano da parte dell'allenatore segnala la resa del pugile, la fine. Quindi quando l'allenatore capiva che il pugile non aveva possibilità o magari c'era qualcosa che non andava durante l'incontro, l'allenatore gettava la spugna e significava stop, fine del combattimento. Non l'avrei mai detto! Per evitare ulteriori danni fisici in genere al pugile. Ah, che forte! Gettare la bene. spugna. Chissà se i nostri studenti conoscono. Mi sono scritto anche degli esempi qua. Qua ho scritto, dopo 2 tentativi falliti, ho gettato la spugna e non ho più provato a dare quell'esame. O prima, quando la macchina fotografica faceva le bizze, che si bloccava... Stava per gettare la spugna. Io stavo per gettare la spugna. Oggi stavo per decidere di non registrare più video. Quindi, vai tu con la seconda tua espressione idiomatica. La mia seconda è prendere un granchio. Beh, intanto che cosa significa? Allora, prendere un granchio è quando tu provi a fare qualcosa ma sbagli. Esatto, sì, commettere un errore, ingannarsi, un errore anche un po' grossolano, insomma. Quindi sì, commettere un errore. Esatto. Secondo te qual è l'origine? C'entra con i granchi, immagino. Non lo so. Ma allora, io ho la fobia dei granchi, quando cammino è vero. nel mare ho sempre paura di avere un granchio che mi pizzichi con le chele. Magari... mi è venuta in mente una cosa. Magari mi vengono in mente i pescatori che con le mani cercano di raccogliere le vongole magari dalla sabbia sul fondale e magari scavando con le mani trovano un granchio e vengono spizzicati. Fuochino, dai. Fuochino. Sei stato... Non c'entrano le vongole. Esatto, non c'entrano le vongole, c'entrano i pescatori. Quindi i pescatori magari quando con la rete vogliono prendere i pesci, ma non prendono pesci, prendono granchi. Esatto. Ah, davvero? Sì, esatto. Ingannarsi, sbagliarsi è l'immagine del prendere un granchio perché
il pescatore quando getta la rete, no? Immagina di tirare su tantissimi pesci fantastici e invece si sbaglia perché magari acchiappa solo un granchio o dei granchi. Quindi questa è l'origine. Dai, ci sei andato vicino, ma questa era facile. Ah beh, grazie. L'ho indovinata perché era facile. Abbiamo degli esempi qua? Sì, per esempio, ho comprato diversi libri che pensavo fossero, diversi romanzi che pensavo fossero interessanti o che mi sarebbero piaciuti, invece ho preso un bel granchio, perché in realtà hanno completamente deluso le mie aspettative. Hai preso un granchio, quindi prendere un granchio significa sbagliare nel senso di ingannarsi, Esatto. quindi fare qualcosa, ma poi in realtà si scopre che non otteniamo quello che volevamo. Esatto. Prendere un granchio. Vai con la tua che è già la terza, no? O la va o la spacca. Ah, questo è difficile, o la va o la Prima spacca. di tutto spieghiamo quando si usa questa espressione. È un po' difficile da spiegare, Sì. forse meglio se lo dici tu. O la va o la perché spacca. Così su due piedi non so se riesco a spiegarla bene. È un'espressione che si usa quando cerchiamo di fare qualcosa, ma non siamo sicuri di come andrà. Vero? E quindi diciamo o la va o la spacca, che significa o va bene oppure non va bene. Ci provo. Per esempio, non ho studiato molto per l'esame di letteratura inglese, ma io mi presento o la va o la spacca. Quindi o lo passo o non lo passo e vengo bocciato. Quindi è il tentativo di fare qualcosa di cui non abbiamo certezza del risultato. Non saprei minimamente da Provaci. dove potrebbe derivare. Ti dico che ci sono 3 possibili origini di questa espressione. Allora, così la prima idea che mi è venuta in mente mi è arrivata l'immagine di un taglialegna, perché spacca la legna. Quindi non so in che modo potrebbe essere collegata all'attività del taglialegna. Magari quando prova a tagliare il tronco o lo prende o non lo prende. Ti viene in mente qualcos'altro? O la va o la spacca. Forse qualcosa collegato alle miniere, al lavoro dei minatori. Troppo complicato, vero? Allora, prima ipotesi. Può risalire ai tempi dell'antica Roma ed è associato al gioco dei dadi o alle gare di tiro. Avevo in mente qualcosa col gioco, però ho detto no, ancora un'idea collegata ai romani, quindi l'ho scartata. Invece, vedi? Il rischio di sbagliare in questi giochi era molto alto e in questo caso spaccare è in senso figurato e significa sbagliare o perdere. Ma non mi convince tanto. Quella che mi convince di più è la seconda ipotesi, che rimanda ai tornei medievali, quando il cavaliere sul cavallo affrontava un altro cavaliere con la lancia, no? Sì. E quindi la lancia poteva andare e colpire il cavaliere, disarcionandolo, oppure poteva spaccarsi. Quindi okay. O la lancia va all'obiettivo, quindi al cavaliere, oppure si spacca. Quindi... E invece la terza? Un vecchio adagio marchigiano, quindi un'espressione marchigiana, dice o bocca lo chiodo o spacco la tavoletta. Ah, vedi? Quindi che significa o entra il chiodo, ton ton ton, o si rompe la tavoletta. Quindi ti è mai capitato di fissare un chiodo al muro? Sì, ma ho combinato dei guai, esatto, sempre. Il chiodo si è piegato, quindi o la va o la spacca, quindi ci porta a pensare alla professione del carpentiere che deve fissare un chiodo. Se il chiodo non dovesse entrare bene al primo colpo di martello, si finirebbe per rovinare il legno della tavoletta, che dovrà essere sostituita e quindi ripetere nuovamente il lavoro. Quindi o il chiodo va oppure si rompe la tavoletta o si rompe il chiodo, ecco. Ah, bella, non lo sapevo. Invece la mia ultima espressione idiomatica è battere la fiacca. Quindi battere la fiacca si usa, significa perdere tempo, no?
fare niente, stare... Esatto, oziare. Oziare. Oppure fare qualcosa ma svogliatamente, quindi non con energia, ma appunto con lentezza, con svogliatezza. Quindi io ieri ho battuto la fiacca. Esatto, ieri non eri in forma, hai battuto la fiacca. Non ho praticamente lavorato ieri, sono stato sul divano a guardare la TV e ho battuto la fiacca. Esatto, io avrei potuto dirti, dai Francesco, si batte la fiacca oggi, Oggi si batte la fiacca. Secondo Origine. te qual è l'origine? Allora, la fiacca è proprio questa inerzia, no? Sì, Questa... esatto. Sì, noi usiamo anche l'aggettivo fiacco per dire stanco, no? Sì, oppure sono debole. Stanco, esatto. Quindi oggi sono fiacco significa sono debole, non mi sento bene, ho poche energie. E la fiacca è proprio questa condizione di inerzia. Però battere, questo però è in il questo dettaglio. caso forse battere sarà usato con un significato diverso. Che cosa ti viene in mente? Tipo assecondare la fiacca e quindi Sei totalmente fuori strada. battere non è nel senso di battere. Non lo so. Oh, non mi dai un indizio neanche a pagarlo. Io non te li ho chiesti gli indizi. Battere la fiacca. Ma non ci arriverai mai. Grazie, questa fiducia che hai in me. Battere, no, mi arrendo. Getto la spugna. Ecco, ti conviene. Allora, sembra che l'espressione fu pronunciata per la prima volta da alcuni fanti piemontesi prima dell'unità d'Italia, perché era tipico della fanteria battere gli ordini, quindi comunicarli a suon di tamburo. Battere gli ordini, quindi gli ordini venivano dati a suon di tamburo. Ok? Battere, ok. Battere nel senso di picchiare sul tamburo. Esatto. Fiacca. E sembra che un giorno un gruppo di soldati, scherzando, fece credere che fosse stato dato l'ordine di oziare, di riposarsi. Quindi per scherzo avevano battuto col tamburo dando l'ordine di riposarsi. E invece non era vero. E invece non era vero. E da lì quindi battere la fiacca. Quindi battere la fiacca, in quel caso, in quello scherzo, era dare l'ordine di oziare, di non fare niente. Esatto, perché normalmente nella fanteria si davano gli ordini battendo il tamburo. Quindi da qui battere la fiacca. Questo è bello, non immaginavo minimamente neanch'io questa origine. Ah, interessante. Questa è una testimonianza di come... Anche noi. Sì, le espressioni idiomatiche possono avere delle origini anche su particolari eventi, successi e che hanno dato origine a un'espressione. Molto bene, ma nel nostro mini dizionario ci sono quasi 60 espressioni idiomatiche, tra le più usate in italiano. Si tratta proprio di espressioni usate nel linguaggio di tutti i giorni e anche nel nostro mini dizionario presentiamo il significato con gli esempi e anche con l'origine, se conosciuta, perché non sempre l'origine è conosciuta e certa. Bene, siamo stati bravi però, dai. Ma più che altro anche noi abbiamo imparato un sacco di cose e anche naturalmente i nostri studenti. Quella del granchio però io l'ho quasi indovinata. Sì, beh, era facile, dai. Sì, secondo me anche qualcuno che ci ascolta l'ha indovinata quella. Mi è piaciuto fare questo video, qualcosa di più originale. Spero che sia piaciuto anche a te e a questo punto ti lasciamo al nostro mini dizionario delle espressioni idiomatiche. Clicca sul link nella descrizione per riceverlo gratuitamente. Grazie per la tua attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao!